Ciao a tutti, spero stiate benone e oggi parleremo del movimento più allenato dell'arrampicata, ovvero le trazioni. Trazioni, perché continui a farle male? Dimmelo, prova a dirmi. Trazioni, perché continui a farle male? Dimmelo, per favore. Trazioni, perché continui a farle male? Ho finito la voce, mi dà un po' di scuola. La trazione è uno dei movimenti fondamentali dell'arrampicata e quindi anche uno dei movimenti che, essendo estremamente usato, può variare molto da persona a persona. Ciò che a noi preme maggiormente è imparare ad ottimizzare il gesto per permetterci di avere migliori prestazioni in parete ed evitare possibili fastidi che si possono presentare principalmente a gomiti e spalle. Vedremo poi in un altro video perché si presentano questi fastidi e se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Dovrebbe essere. Sì. Iscrivetevi al canale. Quindi, quali sono i requisiti tecnici per una trazione corretta? Point number one. Portare la parte bassa dello sterno verso la sbarra, ovvero estendere il torace. Point number two. Mantenere i gomiti sotto i polsi. Point number 3. Mantenere la testa in linea con la colonna. Perché questi punti? Numero 1. Estendendo il torace non solo posso guadagnare il range di movimento nella trazione, quindi chiuderla più bassa, ma guardando all'atto pratico dell'arrampicata mi permette di continuare il movimento anche oltre il punto terminale della trazione. Questo perché non sto ancora compensando, a differenza di una trazione eseguita in modo scorretto. Il successivo compenso mi permette di aggiungere quei centimetri che spesso fanno la differenza. Ovviamente mentre ci si arrampica non si va a guardare il compenso o meno durante il gesto, ma si valuta la riuscita o meno del gesto. Quindi avere controllo su un range di movimento più ampio è sicuramente un grosso vantaggio. Punto numero 2. Mantenendo i gomiti sotto i polsi evito di estendere esageratamente il braccio, il che mi porterebbe a chiudere la scapola in avanti e mi impedirebbe di rispettare il punto numero 1. Punto numero 3. Mantenere la testa in linea con la colonna mi permette di ridurre il tono di alcuni muscoli del collo che contribuiscono a portare il collo e la testa in una posizione di estensione delle prime vertebre cervicali e flessioni delle ultime. Questa è la posizione che si ha quando la scapola è in tilt anteriore e perciò ci porterà nuovamente a fare più fatica a mantenere l'impostazione corretta. Un altro punto bonus è quello del sovraccarico. Molto spesso un carico troppo elevato ci costringe a compensare per sollevarlo e quindi ci porta poi ad attuare tutte quelle strategie che ci impediscono poi di guadagnare il nostro tanto agognato range supplementare. Una volta corretti e tenuti in considerazione questi punti, possiamo andare ad allenare le trazioni in modo corretto. Come andiamo a farlo? Solitamente quando si vuole imparare una tecnica più corretta, si tende a lavorare ad alti volumi e a bassi carichi per permetterci di avere abbastanza margine e gestire al meglio il movimento. Nel caso voleste impostarvi una progressione per allenarvi ad eseguire le trazioni in modo corretto, vi consiglio prima di tutto di testare il massimale tecnico sulle 3 trazioni. Un massimale tecnico, soprattutto nelle prime fasi di allenamento, può anche darsi che sia un massimale a corpo libero o a volte, dipende quanto siete allenati, con un leggero scarico, perché eseguire le trazioni in modo corretto ci costringe ad attivare dei muscoli che, se abbiamo eseguito per anni le trazioni in modo meno corretto, poi facciamo fatica ad attivare. Quindi sarà necessario un periodo in cui ci riadattiamo ad eseguire l'esercizio in modo diverso. Una volta svolto il massimale tecnico sulle 3 trazioni, identificherò un carico o all'inizio può essere tranquillamente anche uno scarico che mi permetta di avere un ampio margine
dallo sfinimento. Questo vuol dire ad esempio un RPE 5, che significa avere 5 ripetizioni di margine dallo sfinimento. Quindi che cosa vuol dire? Se io a corpo libero faccio 10 trazioni, quando andrò ad impostare la mia progressione lavorerò su 5 ripetizioni. Di queste 5 ripetizioni però dovrò macinare un sacco di serie e quindi imposto la mia progressione su un volume che vada ad incrementarsi di settimana in settimana. Ciò mi permetterà di macinare parecchie trazioni, rimanendo sempre però lontano dallo sfinimento, anche dopo molte serie. Una volta acquisito il gesto corretto, possiamo spostarci su progressioni di intensità e quindi di carico. Per questa puntata è tutto, se avete altre curiosità o commenti scriveteci qua sotto e se vi piacciono i nostri video iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ciao! Siamo al top!